Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi porterò attraverso un viaggio alla scoperta della lingua cinese. Se ti sei mai chiesto se studiare la lingua cinese fosse la scelta giusta per te, oppure sei solo curioso di sapere come funziona questa affascinante lingua, sei nel posto giusto. Ma prima lascia che mi presenti. Ciao, mi chiamo Siam. Sono laureato in lingue e ne parlo 7 e per questa ragione posso definirmi un poliglotta. E in questo canale ti porto tutta una serie di consigli e segreti per apprendere le lingue in maniera più efficace, ma soprattutto in maniera più divertente. Detto ciò, ora iniziamo veramente questo video. Passo subito col dire che ho diviso questo video per aree di apprendimento. Andremo a parlare prima di tutto della questione dei toni, quindi della pronuncia e del pinyin, per poi passare alla questione della scrittura e quindi dei caratteri cinesi, andando a trattare poi la grammatica e infine lo speaking e il listening, andando così alla fine a parlare di tutte le aree di cui è composta la lingua cinese. Detto ciò, iniziamo subito a parlare della pronuncia. Per spiegare la questione della pronuncia ci sono due elementi che bisogna conoscere bene, ovvero la questione dei toni e la questione del pinyin. Che cosa sono i toni e che cosa sono i pinyin? Iniziamo dal primo. Come forse sapete, il cinese è una lingua tonale e a differenza dell'italiano, una parola a seconda del tono con cui viene detta può cambiare totalmente il significato. In cinese ci sono 4 toni più un tono neutro. Facciamo il classico esempio che si fa in questi casi con la parola ma. Infatti questa, a seconda del tono che viene utilizzato, può avere questi significati. Abbiamo il primo ma, che con il primo tono significa mamma, che con il secondo tono ma significa canapa e che con il terzo tono ma significa cavallo e con l'ultimo dei 4 toni ma significa sgridare. Questa differenza con la lingua italiana secondo me rende la lingua cinese una lingua molto affascinante, però d'altra parte capisco che possa essere anche intimidatorio per i principianti. Tuttavia non preoccupatevi, perché in seguito nella sezione del listening vi darò alcuni consigli per affrontare la questione dei toni, ma per ora passiamo a parlare del pinyin. Che cos'è il pinyin? Il pinyin è il sistema di trascrizione fonetica utilizzata nella lingua cinese. È un sistema estremamente importante per chi vuole imparare la lingua cinese e approcciarsi ad essa, perché ci aiuta a imparare come si pronunciano i caratteri cinesi. Per farci capire, le scritte che avete visto in precedenza in lettere latine, ovvero MA, quindi ma, più il tono, rappresentano appunto il pinyin e il tono. Questo sistema è particolarmente utile per chi sta imparando la lingua cinese perché permette di concentrarsi su come si pronunciano i caratteri senza dover effettivamente imparare questi ultimi. Ed è buona norma in genere nei corsi di cinese iniziare proprio da questi ultimi. Ora che abbiamo capito effettivamente come si pronunciano i caratteri cinesi, andiamo effettivamente a parlare di questi ultimi. I caratteri cinesi probabilmente sono quel singolo elemento che fanno allontanare la maggior parte degli studenti che sono interessati a questa meravigliosa lingua. Tuttavia, tra poco ti spiegherò perché in realtà col tempo non sia così difficile impararli come la maggior parte delle persone pensa, almeno come detto nel lungo periodo. Ma prima di tutto, che cos'è un carattere cinese? Possiamo definire un carattere cinese come una singola unità di scrittura, un concetto o più semplicemente una parola. A differenza dell'italiano, dove le sillabe legate fra loro creano delle parole, nella lingua cinese quei singoli caratteri si rappresentano le stesse. Ad esempio in ni hao, ni significa tu e hao significa bene, e nell'insieme significa appunto ciao. Detto ciò, capirai anche tu che se ogni singola parola è rappresentata da un carattere nella lingua cinese, il numero di caratteri da imparare è grandissimo. In realtà non è proprio così, anche se effettivamente nella lingua cinese ci sono più di 85.000 caratteri, effettivamente per essere capaci di affrontare la maggior parte delle conversazioni, possiamo dire fra il 90 e il 95% delle stesse, basta conoscere fra i 1500 e i 3000 parole, per essere addirittura capaci di leggere cose complesse come i giornali, i telegiornali, e capire appunto ciò che ci viene detto. Facendo il confronto fra 85.000 e 3000 capite anche voi che in realtà il numero effettivo di parole da imparare per arrivare a un livello intermedio non è poi così tanto, giusto? E poi in realtà andando avanti a imparare la lingua cinese ci si accorge che questo grandissimo numero possa essere ridotto ancora di più, perché infatti ci sono caratteri che attaccandosi fra di loro creano delle parole composte.
come ad esempio la parola computer si va a formare attraverso la parola elettricità e la parola cervello, creando il cervello elettrico e quindi diciamo computer. Quindi con questa questione delle parole composte, effettivamente quel grande numero che, come abbiamo detto, si apprestava fra il 1500 e il 3000 può addirittura anche dimezzarsi. E ora capite quindi perché prima vi ho detto che, nonostante sembri una cosa così complessa da imparare, in realtà è più semplice di quello che si potrebbe pensare. Detto ciò, passiamo a parlare della grammatica. Come funziona la grammatica cinese? È così difficile come la questione dei toni e dei caratteri? In realtà, una delle più piacevoli scoperte all'interno della lingua cinese è proprio la semplicità della sua grammatica. Infatti quest'ultima potremmo definirla fra le più semplici che andrete a incontrare fra tutte le altre lingue che studierete, più semplice di quella inglese, decine di volte più semplice di quella italiana, perché al suo interno non ci sono coniugazioni, non ci sono differenze fra il maschile e il femminile, così come anche non ci sono differenze fra il plurale e il singolare. Per esempio, in italiano diciamo io mangio, tu mangi, noi mangiamo, andando a cambiare il verbo a seconda del soggetto. In cinese, invece, l'unica cosa che cambia è il pronome. Infatti, nello stesso caso diremmo 我吃, ni ci, 我们吃. Come vedete, quello che cambia è solo il pronome, il verbo non viene effettivamente coniugato come l'italiano, e questo vale per tutti i verbi, così come anche per tutti gli elementi di cui vi ho parlato prima. La semplicità della grammatica fortunatamente fa sì che a un certo punto la grammatica possa essere lasciata da parte e studiare gli altri elementi della lingua. Questo significa che studiando il cinese puoi concentrarti effettivamente solo sugli elementi che veramente contano e che veramente sono difficili, lasciando da parte la grammatica dopo un primo periodo di studio. Detto ciò, passiamo a parlare dello speaking e del listening, iniziando quindi con il parlato. Parlare e ascoltare in lingua cinese devo dire che è un'esperienza strana e interessante allo stesso momento, ma da un certo punto di vista potrebbe essere anche molto intimidatorio. Perché? Per la questione dei toni. Infatti, come abbiamo detto prima, cambiando di pochissimo una parola, a seconda del tono che viene utilizzato, si potrebbe dire, come abbiamo visto prima, mamma o sgridare, cambiando totalmente il significato di una frase, e in alcuni casi si rischierebbe addirittura di insultare l'altra persona. Tuttavia, questo è un elemento che spesso è troppo esagerato. In realtà, nonostante effettivamente cambiare il tono di una parola va a cambiarne il significato, i cinesi comprenderanno. Capendo che noi stiamo ancora imparando la lingua cinese, capiranno a seconda del contesto cosa stiamo cercando di dirgli, e nel caso ci aiuteranno anche a aggiustare la nostra pronuncia. E quindi il mio personale consiglio su questa zona è: sbagliate, sbagliate, sbagliate e fatevi correggere, perché è l'unico modo effettivamente per imparare. E mano a mano che appunto si parla e si sbaglia, si va ad aggiustare tutta quella serie di caratteri che si dice male, andando ad avvicinarsi sempre di più verso, diciamo, la perfezione. Ecco. Infine, per la comprensione orale, credo sia il punto più dolente per gli studenti di lingue, che una volta aver studiato tutte le altre aree di apprendimento di cui abbiamo parlato prima, si trovano di fronte a una vera e propria conversazione. Perché, come abbiamo detto con la questione dei toni, quando siamo noi a parlare, avremo l'altra parte che in un certo senso cercherà di capire e adattare quello che diciamo al contesto. Ma ovviamente questo tipo di capacità non è presente in noi, e quindi quando loro parleranno, a noi, almeno all'inizio, ci sembrerà come arabo essenzialmente. E se appunto deciderete di imparare la lingua cinese, vorrei che non vi demoralizzaste per questo, perché è un qualcosa di temporaneo ed è un qualcosa che può essere risolto solo e esclusivamente immergendosi tanto nella lingua, quindi ascoltando tanto i cinesi, ma anche facendo tutta una serie di attività come la visione di film, serie tv, come l'ascolto di podcast, musica, eccetera. E piano piano si riesce poi nel tempo effettivamente a capire cosa ci viene detto. Però è decisamente uno di quegli elementi che necessita di tempo per essere, diciamo, appreso. Dunque, studiare il cinese non è una passeggiata, è una sfida che richiede impegno e passione. Ma se sei il tipo che ama mettersi alla prova, credo che la lingua cinese faccia per te. E fidati di me, le ricompense saranno enormi. Infatti, imparare una lingua così difficile come il cinese ti aprirà porte veramente inaspettate, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista di esperienze di vita, ma soprattutto ti aiuterà ad allenare costantemente il cervello. Quindi
il cinese è la lingua giusta per te? Se la tua risposta è sì, scrivimelo qua sotto con un commento. E se la tua risposta è no, spero che comunque questo video ti abbia interessato. Detto ciò, come avrai capito, questo video è concluso. Spero che ti sia piaciuto. Se così fosse, lasciami un commento per dirmi la tua, metti un mi piace e iscriviti al mio canale se ti piacessero i contenuti che porto su quest'ultimo. E nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao!